Amici royalisti, buongiorno, io sono Ferdi. 2 giorni fa ho avuto la fortuna, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ho avuto la fortuna e l'opportunità, di cui ringrazio i titolari della concessionaria Royal Enfield di Chiusa San Michele, Cantalumbo Giorgio e la signora Monica che mi hanno dato questa possibilità. Ho provato la nuova Royal Enfield Interceptor 650, la bicilindrica, la nuova uscita che penso tra poco sarà sul mercato. Ho visto sul forum The Royal, a cui io sono iscritto, che ci sono delle persone che già hanno ordinato le moto, quindi a breve arriveranno pure nelle mani di noi utenti, diciamo. Ho notato, guardando il mio video, che in quel giorno lì, essendo abbastanza emozionato, diciamo così, eccitato da questa prova, praticamente nella mia prova su strada assolutamente me ne sono stato zitto, non ho esternato tutto quello che volevo dire. Effettivamente che dopo, andando a rivedere il video, mi sono accorto con una carenza, quindi oggi a bocce ferme, diciamo, vorrei dirvi veramente che cosa secondo me va e non tanto va su questa moto, perché ripensando poi quando hai fatto tutto e trovandoti a mente fredda riesci ad elaborare meglio tutte le cose che hai visto. Poi era la guida di questa moto, avevo 2 cam da gestire, quindi praticamente poi dovevo stare attento alla guida, semafori, traffico, e quindi diciamo non mi potevo distrarre tanto, quindi ho preferito stare zitto. Sono stato zitto, non ho detto praticamente nulla, cioè solo delle esternazioni così di quello che sentivo in quel momento. Però ora voglio parlarvi appunto di questa nuova 650 e dirvi meglio quello che secondo me, quello che io ne penso. Allora, aspetto generale, ora in questi giorni sia la Interceptor 650 sia la Continental le possiamo ordinare solo in 2 colorazioni, che sono l'Orange Brush e poi c'è la bianca Ice, non so come si chiama quella per la Continental GT. Si prevedono altre 2 colorazioni che sono la Rivation Red, che è questa, vedete, e poi ci sarà la Chrome. Prezzi attuali oggi 6.200, 6.500 e 6.700. Questa qui, che c'è il serbatoio rosso-nero, ha pure i cerchi neri e il faro nero, mi sembra, ed altri inserti neri che diciamo la caratterizzano, mentre questa qui è la Chrome, che a mio parere è la più bella. Allora diciamo 6.200, 6.500, 6.700, se non ricordo male sono i prezzi. Mentre per la Continental GT ci sono questi 3 colori. Ora quello disponibile mi sembra che sia solo questo, che è la Ice Queen, cioè poi c'è la Mr. Glen e la Black Magic, che è questa qui. Quindi ci saranno altri 3 colori. Presumo prima dell'estate ci siano tutti disponibili questi colori. Io quella che preferisco è la Chrome, vederla così sulle foto, poi bisogna pure vederla dal vivo come si presentano. Allora andiamo alle impressioni di guida. Allora, appena che sono salito sulla Interceptor ho visto, come prima di ogni cosa, una seduta abbastanza comoda, forse un po' troppo comoda. Il sedile è abbastanza morbido, non so che cosa diciamo, quale reazione si può avere dopo averci passato un po' di tempo sopra facendo un viaggio lungo, e poi lo vedo un po' abbastanza corto, non so se per 2 persone sia sufficiente per sedile lì. Teniamo conto che sulla Bullet è lo stesso, perché praticamente il panetto posteriore è veramente scomodo per chi sta dietro, quindi diciamo che la situazione per il passeggero non è che, come in tutte le moto, diciamo, non è molto felice. Poi la frizione
molto morbida, si vede che è servoassistita, l'innesto delle marce è molto preciso e l'erogazione del motore è molto buona. Tenete conto che io non ho potuto e non ho voluto, diciamo, andare forte sia per la strada sia perché c'erano i limiti di velocità e sia perché era una moto nuova, quindi non sono stato lì a tirarla, diciamo, quindi sono arrivato massimo a 70-80 all'ora. L'erogazione della potenza è molto buona e diciamo che pure riprendendo la moto alla marcia più alta lei riprende bene, già da 2000 giri riprende bene, quindi molto elastica. La ciclistica è molto buona, si sente, è come se è come se ci fosse la sensazione di andare su un binario. Non c'è quella sensazione che io ho sulla Bullet, come se fosse lei a guidare e guidare non io. C'è quella sensazione. Qui non l'ho avuta sulla Interceptor, quindi questa è una cosa che vi volevo dire. Che differenza ho avuto? Cioè qualcuno mi ha chiesto qui nei commenti: Ferdi, che cosa farai? Ti cambierai, prenderai una Interceptor? Ora al momento non lo so, cioè non so che dire, cioè, io amo troppo la mia Bullet, quindi per il momento non so, non ve lo so dire in questo momento. Allora passiamo alla cosa importante, alle cose che diciamo non mi sono piaciute. L'ho detto pure nel video, il display che è troppo piccolo secondo me, quello lì che si trova nel conto chilometri, c'ha il livello del carburante a LED, quindi non so quanto possa essere preciso questo tipo di sistema, poi c'è un 40 km parziale. Che cosa ho visto di secondo me che non va? Allora, manca come prima cosa un orologio, cioè mi sarei aspettato che ci fosse l'indicazione dell'ora su questa moto. Diciamo, puoi sempre fare così e guardarti l'orologio. No ragazzi, voi sapete che noi andiamo in moto, almeno io, penso pure voi, in giro con la giacca, con i guanti, quindi non è facile guardare l'orologio. Cioè è una cosa che io pure sulla Bullet ho notato, io ho messo un orologio esterno perché penso che per chi lavora, per chi si muove, sia importante sapere l'orario. Seconda cosa, mi sarei aspettato un indicatore della marcia inserita, non c'è nessun indicatore, non si sa certe volte se sei in quarta, se sei in quinta, se sei in sesta, non c'è nessun indicatore. Poi ho trovato il manubrio troppo spostato in avanti, cioè si ha la tendenza a viaggiare con le mani tutte distese, specialmente io che non ho le braccia molto lunghe mi sono trovato a guidare con le braccia quasi tutte tese. Infatti ve lo voglio far vedere qui, vediamo, con le braccia sempre troppo tese. Altra cosa che non mi è piaciuto tanto sono gli specchietti. Gli specchietti sono precisi, identici a quelli della Bullet, che come sapete non sono proprio il plus. Quindi mi sarei aspettato qualcosa di più massiccio, di più problema non tanto importante, perché gli specchietti, come ben molti sapranno, si possono facilmente cambiare, anche se non so se il destro è con attacco sinistro orso come sulla Bullet, non lo so. Ultima cosa che ho notato, che le pedane della Interceptor sono proprio sotto il carter dove c'è la curvatura massima e quindi i piedi si trovano ad uscire molto dalla sagoma della moto. Sarebbe stato meglio o mettere un pochino più avanti o un pochino più indietro, in modo che le gambe, che i piedi rientrassero leggermente nella sagoma della moto, ma questa è una cosa che diciamo ho visto io. Quindi conclusioni finali: bella moto, un buon prezzo, 6.200 euro non penso che siano molte. Dicono sì, con questi soldi si può trovare qualcosa nell'usato. Beh, per chi gli piace, diciamo, andare pure solo usato per risparmiare, a me
diciamo personalmente non piace troppo andare sulle moto usate, non l'ho mai quasi fatto, e quindi penso che 6.200 euro siano un buon prezzo, tenendo conto come esempio, diciamo, un po' cattivo, che ora la Piaggio ha fatto il nuovo 300 scooter, la nuova Vespa, che costa 6.500 euro, quindi un prezzo per uno scooter veramente assurdo. Però siamo, diciamo, in un confronto un po' paradossale, però è così. Certo, pure per 6.200 euro si trovano altre moto altrettanto buone, però qui stiamo parlando di Royal Enfield, quindi preferisco, diciamo, concentrarmi su questo marchio. Quindi che cosa vi devo dire? Se vi piace compratela pure tranquillamente. Ora non possiamo sapere tutti i difetti che questa moto ha o potrebbe avere, nessuno lo sa, lo conosceremo man mano nel tempo che verranno usate dagli utenti che la sceglieranno, e vedremo come si comporta. Però i presupposti sono veramente molto buoni. Ecco qui. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo la prossima volta. Ciao dal vostro Ferdi, ciao!